Ci sono posti che non si raccontano, si vivono passo dopo passo. Il Sentiero del Viandante, uno dei trekking più spettacolari del lago di Como, è uno di quelli. Sospeso tra lago e montagne, panorami mozzafiato, borghi in pietra dove il tempo sembra rallentare e a ogni angolo ha qualcosa da sussurrare. Oggi lo percorro con voi. Pronti a lasciarvi sorprendere? Oggi stiamo affrontando il Sentiero del Viandante, un cammino di 70 km in Lombardia e uno dei più belli in tutta Italia. Non stiamo facendo il cammino per intero perché le prime 2-3 tappe sono inagibili, quindi faremo praticamente 2 giorni di trekking. La tappa di oggi sarà da Bellano, punto di partenza, arrivo paese di Dervio, un po' più avanti paese di Dorio, dove avremo l'alloggio per questa notte che sarà un po' particolare. Bossman count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and fight for mine. Ci troviamo sul lago di Como, nel ramo del lago di Lecco, e questo sentiero è quasi completamente immerso nella natura. E alla mia sinistra c'è appunto il lago e le montagne. Sono tutti paesi lungo la costa del lago e per questo l'itinerario che faremo in questi 2 giorni sarà quasi completamente vista lago, che è qualcosa di veramente assurdo, veramente molto ma molto bello e suggestivo. Stiamo attraversando diverse località, diversi borghi molto storici, antichi. Questo è il ristorante 5 stelle migliore che potete trovare sul lago di Como. Tavolo con vista tutta lago. Ci sono tantissimi spot panoramici, ma anche dove ci si può sedere, fare picnic, pranzare, fare merenda. Ci sono anche tantissime fontane dove ci si può sciacquare, prendere acqua potabile, quindi veramente molto ben fornito e anche molto ben segnalato. Siamo in primavera, aprile, la giornata è a dir poco spettacolare. Ci sono 16-20 gradi, temperatura ideale per camminare. Vista lago a dir poco spettacolare. Questa dovrebbe essere Dervio. Dopo un bel po' di chilometri immersi nella natura, adesso stiamo tornando nel centro abitato. A Dervio ci sarà una piccola variante. Noi ci troviamo esattamente qui. Si può fare la variante lungo lago, quindi la si allunga un pochino per poi ritornare lungo sentiero e andare verso Dorio. Siamo in direzione paese di Dorio, dove avremo il nostro alloggio per questa notte. Ora la stanchezza della settimana del sentiero si fa un po' sentire, però manca pochissimo alla nostra destinazione. Veramente molto suggestivo, si trovano tantissimi corsi d'acqua, antiche cascine, cascatelle e torrenti a non finire. L'alloggio per questa notte sarà questa magnifica cascina con vista lago, pazzesca, visto che gli alloggi qui costavano dai 50, 60, 70 euro a notte a persona sul lago di Como. Esistono anche persone che sono molto gentili con altre persone, cosa non scontata nel 2026. Sono molto contento di aver conosciuto le persone così. Ora è calato il sole, adesso stiamo preparando il nostro setup per la notte. Sono le 21, andremo a letto presto perché ci siamo alzati veramente molto presto questa mattina. Siamo belli cotti, anche perché domani ci sveglieremo all'alba, pronti per camminare il secondo giorno. Il setup è proprio questo qui. Questa volta ci va di lusso perché abbiamo un materasso cui porre il nostro bellissimo sacco a pelo. Ci vediamo direttamente domani mattina.
Per colazione dei super pancake portati rigorosamente da casa con marmellatina. Il buongiorno si vede dalla colazione che fai. Abbiamo ricominciato a camminare. Guardate che razza di sentiero immerso nel bosco. Si sente il rumore, il suono degli uccellini, anche il suono di un corso, una cascatella d'acqua. È veramente proprio rigenerante questo percorso, questo sentiero. Stiamo percorrendo le antiche mulattiere, le antiche strade, prima che costruissero le strade moderne, dove venivano percorse da pellegrini, da mercanti, usati già in epoca romana, poi nel Medioevo e successivamente anche per i collegamenti a nord del lago. Era un'alternativa al collegamento via nave, anche se molto più faticoso e anche pericoloso. Guardate questa casetta, questo micro bivacco. Il nome Sentiero del Viandante è dato appunto dai viandanti, dai camminatori che lo percorrevano. Alcuni tratti sono identici ai tratti medievali, come abbiamo potuto vedere poco fa, ed è uno dei cammini con vista lago costante in Italia, quindi tanta roba. A 10 metri da noi c'è un cervo. Ci spiegavano le persone che ci hanno ospitato che qui è strapieno di cervi. Adesso ci sta proprio guardando. Siamo anche sulla sponda meno battuta, meno turistica in assoluto. Infatti vedete, dall'altro lato ci sono molti più paesi e paesini. C'è anche un po' più movida, un po' più per i giovani. Siamo nella sponda giusta. Altro spot super panoramico a San Rocco, e anche qui ci sono panchine dove pranzare e fare picnic. Sembra un'oasi di pace. Qui c'è una piccola struttura dei volontari antincendio boschivi, gruppo Dorio, qui una zona barbecue. Oltre allo spettacolo di questo cammino che stiamo vivendo passo dopo passo, la sorpresa più grande che abbiamo avuto ieri è stata l'ospitalità di una famiglia che ci ha concesso la loro cascina, una seconda casa, una vecchia stalla, dove poter passare la notte, ma all'arrivo ci hanno offerto cibo, aperitivi, di tutto e di più, e sinceramente non ce l'aspettavamo minimamente e siamo rimasti felicemente sorpresi di questa cosa e anche molto spiazzati in realtà. Ci stiamo dirigendo verso Colico, la tappa finale per noi, il nostro arrivo. Mancheranno circa 2 orette e let's go. La nostra destinazione deve essere laggiù e laggiù finisce il lago di Lecco. I tratti che stiamo facendo sono fattibilissimi pressoché da chiunque, anche perché non c'è tantissimo dislivello, è sempre coperto, ombreggiato, anche con un po' più di caldo secondo me si può fare tranquillamente, perché ci sono veramente tantissimi punti, fontanelle dove si può recuperare acqua, cibo fino a un certo punto, ci sono diversi paesini. Abbiamo visto che anche nei giorni festivi dei supermercati sono aperti, quindi top. Devo dire che è veramente un bel cammino da fare completo, secondo me si gode molto. Qui c'è anche un mini rifugio, eventualmente sostare o ripararsi in caso di maltempo, in caso di pioggia, anche perché le giornate che abbiamo trovato sono strepitose. Siamo al lago, c'è zero vento, quindi non si può voler di meglio. Ieri è stata un po' più tosta perché abbiamo fatto 4 ore di macchina per arrivare alla partenza e ha inciso un po' a livello fisico, e dopodiché comunque venivamo da tutta la settimana e è stata tosta non tanto per il sentiero ma per la condizione fisica che non era eccellente. Questa notte abbiamo riposato molto bene, ci siamo fatti 8-9 ore, abbiamo avuto anche il privilegio di avere un vero materasso sotto di noi e quindi oggi è completamente un'altra storia. Ci stiamo orientando tramite anche l'app ufficiale del Sentiero del Viandante, molto utile perché è molto precisa e dettagliata e molto ben segnalata, e ti indica anche i vari punti di acqua, i vari punti di ristoro, quindi consigliata se vorrete fare questo cammino. E dalla nostra posizione in tempo reale.
Stiamo attraversando un altro piccolo villaggio, abitazioni molto antiche, tradizionali. C'è un profumo assurdo di legna tagliata. Ora siamo passati a un tratto un po' asfaltato, stiamo scendendo, ci stiamo lasciando le spalle tra le due tappe che abbiamo fatto per il mio, la più bella, immersa nel bosco, e ora torneremo alla civiltà. Siamo arrivati a Colico, siamo arrivati sulle sponde del lago, ora a pranzettino per riprendere le energie, siamo abbastanza devastati. Queste buste sono un salvavita veramente, si possono conservare, mangiare da fredde e sono molto bilanciate anche. Considerazioni finali di questi 2 giorni di trekking, di queste 2 tappe del Cammino del Viandante. Devo dire che l'ho trovato molto al di sopra delle mie aspettative, viverlo al 100% è stata un'altra cosa come sempre rispetto a guardarsi qualche video, qualche informazione sul web, e devo dire che mi è proprio piaciuto. Infatti un giorno mi piacerebbe completarlo e fare tutti i 70 km, le 5 tappe, quando diventeranno tutte quante agibili. E se volete fare un piccolo cammino, sicuramente questa può essere un'opzione molto ma molto valida. Adesso siamo a Colico, prenderemo il treno, torneremo a Bellano dove abbiamo lasciato l'auto. Questo cammino è molto ben collegato, infatti ogni paese ha la propria stazione di treni che viaggiano 365 giorni all'anno, anche nei giorni festivi. Per questa avventura è tutto, spero vi sia piaciuto questo video e il Cammino del Viandante, e se avete qualche consiglio su qualche altro cammino, anche breve da fare, scrivetemelo qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo in una prossima avventura sempre qui sul tubo. Ciao da Jack!